Buongiorno. Buongiorno anche da parte mia con 16 gradi, ma con l'infradito. Si sta bene, sembriamo salvi dalle temperature roventi del centro Italia di questi giorni. Vamos a far colazione. Poi con calma vi mostriamo camera, paesino e garage. La camera si trova a circa 70 metri dal ristorante. Eccolo qua. Buongiorno. E come per magia, cambiati, docciati e pronti. Solito room tour veloce. Camera carinissima, ma soprattutto guardate che vista in fondo. Vi ci porto il meteo come sempre, che non è dei migliori, ma va benissimo così. Addirittura terrazzino privato. Alla camera si accede con questo piccolo disimpegno, ma soprattutto guardate il bagno, che spettacolo. Se poi si aggiunge la qualità del cibo del ristorante annesso e della colazione al mattino, è qualcosa di eccezionale. Non mancatelo perché ne vale assolutamente la pena. Questo è il disimpegno all'ingresso, questo è l'ingresso alle camere, mentre la moto si trova nella parte posteriore. Questa è la bellissima vista e per la moto avete il garage privato su questa porticina. Ecco la sorellona quasi carica. Buongiorno. E per avere una visione d'insieme il garage si trova qua, mentre il ristorante dove abbiamo fatto colazione e la cena si trova in cima a questa strada. Adesso vai a pagare Ragionier Fantozzi. Data la nuvola, diplomata in ragioneria, mi tocca. Era anche uscito un po' di sole, ma adesso guardate. Però là in fondo c'è uno spicchio di azzurro. Abbiamo visto il meteo in questa zona nel pomeriggio dovrebbe migliorare, ma dove andremo nel pomeriggio non migliorerà. Quindi Brescia salva dalla pioggia, probabilmente la provincia di Trento dove siamo diretti e i passi che dovremo fare no. D'altronde che Ragionier Fantozzi sarei. Comunque venite con noi perché oggi l'itinerario è veramente pazzesco. Tornate al ristorante, Sara nel frattempo studia, io nel frattempo ho fatto il percorso. Vi abbiamo detto un buonissimo rapporto qualità-prezzo perché la camera con il garage compreso per la sorellona ci è costata 70 euro, mentre la super ottima colazione che ovviamente ci farà saltare il pranzo come ben sapete ci è costata 7,50 euro. È una colazione però che vi straconsigliamo sia per quantità che per qualità degli ingredienti, quindi se doveste venire sapete che noi siamo di bocca buona, come si dice dalle nostre parti, ne vale la pena. Ringrazierà. Nel frattempo vi faccio vedere la sorellona bella carica. Era pulita, ma è più figa, sporca. Ripartiamo, 21 gradi in questo momento. Ora scendiamo per il lago d'Idro, pendenza importante. Qua ragazzi hanno forato, conosco bene quella situazione in bici. Dal navigatore ci sono tante curve a gomito come in questa, però l'asfalto è quasi asciutto e comunque bello poroso e non vi nego che con questa moto e con queste gomme è puro divertimento. Temperatura attuale 22 gradi con questi completi, le zippe aperte, la maglietta intima Outlast a maniche lunghe. È spettacolare! Dopo il caldo infernale di ieri nella zona di Bologna, queste temperature ti ridanno la vita nel vero senso della parola. Dal nostro punto di vista, dai 20 ai 25 gradi, senza pioggia ovviamente, sono le temperature migliori per andare in moto. Qua sotto dal navigatore dovrebbe esserci il lago d'Idro, ma guarda che asfalto! Ma guardate che spettacolo, vi portiamo proprio lungo lago, peccato che con la sorellona non si può entrare, altrimenti guardate che acque. Molti turisti ad apprezzare la tranquillità, panorama da cartolina proprio del lago d'Idro, ci addentriamo sulla passerella. Con i colori del sole sarebbe stato tutto diverso. Arriviamo proprio sul molo. Pensate che il lago d'Idro è uno dei primi laghi italiani le cui acque sono regolate da uno sbarramento per la produzione di energia elettrica, quindi per centrali idroelettriche, sin dagli anni 20 del secolo scorso. Lasciamo a Fra il tempo di fare qualche foto. Si riparte, abbiamo tantissima strada da fare. La piccola cittadina di Lavenone.
Ora su consiglio di Walter passiamo per Vestone invece di Bagolino, e si potrebbe fare un giro ad anello partendo da Bagolino, Maniva, Croce Domini e tornare a Bagolino, ma come ci ha detto Walter è più bella la strada per il Maniva presa da questa parte, ovvero da Vestone e poi Lodrino. Magari diteci il vostro punto di vista nei commenti, noi siamo nelle vostre mani, dobbiamo imparare, sicuramente molti di voi conoscono meglio di noi questi posti, mentre se venite in centro Italia noi giochiamo in casa e se avete bisogno di consigli scrivetecelo sempre nei commenti. Ma quanto sono belli questi paesini di montagna. Sono rimasti circa 6-7 km alla Maniva, l'asfalto è in discrete condizioni, la carreggiata non larghissima, ma come potete vedere non c'è nessuno, sono circa 20 km che non incrociamo un'auto e la temperatura sta scendendo lentamente, siamo a 21 gradi. L'ultimo tratto è abbastanza in pendenza, ma soprattutto i tornanti sono a gomito, guardate come chiude. Bisogna riconoscere che in questi casi l'elasticità del boxer è spaventosa, nonostante la motocarica si riesce a fare i tornanti tranquillamente in seconda, ma anche a 1500 giri, ma poi il motore riprende alla grande. Non vi dimenticate che andiamo sempre con una moto da 5 quintali così carica. Qua l'asfalto è messo male, Walter ce l'aveva detto che mano a mano che salite si apre il panorama ed è bellissimo. 1864 Monte Maniva. Ora direzione Croce Domini. Ci dovrebbe essere anche un tratto di strada sterrata che ci ricorderà un po' il ripio del Sud America. Nove chilometri al Croce Domini. Abbiamo appena intrapreso quel tratto di ripio che ci è stato detto, vediamo se si trova in buone condizioni. È un ripio in questo momento migliore rispetto a tanti altri ripios percorsi. Questo è quasi un biliardo, fattibilissimo con qualsiasi tipo di moto. Ah, ma era una preparazione. Ah, eccolo quel pezzo di ripio, allora deve arrivare ancora, dai, non poteva essere. Ragazzi, è una meraviglia. Ci sono ancora 5,2 km al passo. Eccolo il ripio. Per adesso è super tranquillo. Come potete vedere la strada è molto stretta, però dai, non c'è diciamo il dirupo violentissimo. Io comunque per sicurezza mantengo bene la destra. Così testiamo anche le Continental Conti Trail Attack 3 su questo fondo e visto che abbiamo una moto super tecnologica perlomeno rispetto alla Tenerona, testiamo anche la modalità Enduro Pro, vediamo se effettivamente le sospensioni hanno una risposta diversa e vi dico immediatamente che la risposta è estremamente diversa, molto più morbida. Sento il mono posteriore che si impacchetta facilmente soprattutto con questo peso, però l'anteriore copia meglio le asperità del terreno, cosa che con il telelever dal mio punto di vista va in difficoltà rispetto alla classica forcella, e nella modalità enduro ho lasciato le sospensioni al massimo visto appunto il carico che deve sopportare la sorellona. Qua siamo arrivati all'altezza delle nuvole, quindi non si vede più nada.
Arrivati al passo e come sempre mi aspettavo una vista migliore. Guardate che vista! Per chi ci segue da tempo sicuramente si ricorderà la vista al Dasnibba in Norvegia. Ecco perché al Dasnibba dovremmo tornare e dovremmo tornare anche a Capo Nord. Ovviamente con la sorellona. Il passo Maniva segna 1669 metri sul livello del mare, il Croce Domini 1892. Il nome letteralmente viene da Croce del Dominio, e cioè dal manufatto in ferro battuto che segnava una volta i confini del Ducato di Milano e poi quelli della Repubblica di Venezia. Il nostro bel panorama dal passo Croce Domini. Torniamo da Francesco, anche perché inizia a piovere. Inizia la discesa. La discesa dall'altro versante è quasi più ripida. Comunque super fattibile. Per quanto riguarda la sorellona, con il settaggio Enduro Pro sembra quasi di viaggiare su un cuscino d'aria, anche se dal mio punto di vista sulle sospensioni, quando farò un video pippone dettagliato, aggiungerò una postilla, perché per avere il massimo comfort ma soprattutto anche sull'asfalto la massima efficienza sarebbe cosa buona e giusta sostituirle con delle sospensioni più performanti. Ripio terminato, parliamo di circa 5-6 km. Da questa parte a sinistra inizio della Val Camonica, a destra Bagolino 20 km. E come ci ricorda il cartello, strada sprovvista di protezioni laterali. Non a caso Croce Domini si trova leggermente a nord rispetto all'incontro delle tre valli bresciane, Val Sabbia, Val Trompia e Val Camonica. Comunque, come potete vedere, la carreggiata è molto stretta, più stretta è il Gavia, però rispetto al Gavia dal mio punto di vista fa meno paura, perché appunto la discesa, la scarpata è meno accentuata. Questo è un territorio anche di malghe e alpeggi e quindi di produzione di interessantissimi formaggi. Ed ecco che siamo all'1:45. Sara cosa pensa? Comunque siamo a 15 km da Bagolino e la carreggiata è ancora bella stretta. Però che spettacolo in mezzo alla foresta. La disposizione delle piante di conifere che abbiamo davanti sembra più un dipinto che un'immagine reale. Fermi per pranzo e come sempre fortunatissimi. Guardate i miei occhiali. Sta piovendo, però ci siamo tutti organizzati in un unico tavolo sotto la veranda e ne approfittiamo per assaggiare il bagos, un formaggio tipico della zona che poi vi andremo a raccontare. I ragazzi del tavolo avevano ordinato un caffè particolare, si chiama Stella Alpina. E come potete capire, questo viene qua da me. È una ricetta segreta, 4 ingredienti insieme, alcolico, con l'aggiunta di panna. 40 anni di storia. Ora vediamo se questi 40 anni di storia danno un buon risultato. Ma è super alcolico. Ne possiamo bere solo un po'. Sara vi ha detto che non si può bere tutto. 2,50 € di caffè, anche la tazzina ci mangiamo tutto. Panino barra focaccia per 2 persone 6,50 €. Con il caffè abbiamo fatto pranzo con 11 €. Ma nel frattempo la sorellona si è sciacquata. È inutile dirvi che questo metodo inizia un po' a farmi girare le beep. Ragazzi, è stata una pausa pranzo estremamente piacevole. Ci siamo fermati in questo market. Se passate da queste parti a 10 km da Bagolino, scendendo dal passo Croce Domini, dovete fermarvi. Panino con speck e bagos e caffè. Appena ripartiti dalla Val d'Orizzo abbiamo assaggiato i panini al bagos, perché il bagos è un formaggio tipico di queste zone. È stagionato a pasta dura ed è prodotto con latte di mucche brune delle Alpi, allevate solo nella zona di Bagolino. Considerate che del bagos se ne produce più o meno 10.000 forme l'anno. Noi l'abbiamo assaggiato fuso insieme allo speck ed è fantastico. Provate ad assaggiarlo. Per quanto riguarda la strada, il manto stradale nell'ultimo tratto è spettacolare. Ti verrebbe un po' da esagerare, ma non si può fare. Quindi, come sempre, godiamoci la strada in totale sicurezza. Tornantone. Altro tornantone, vi facciamo toccare le pedane. Siamo a Bagolino, Bagolì nella lingua locale, centro che godette di una buona autonomia quando questi territori erano sotto l'influenza della Repubblica di Venezia. Vi andiamo a mostrare le sue strade, quelle proprio del centro cittadino, perché è qui che quando si svolge la transumanza diventa una vera e propria festa cittadina. Le mandrie passano proprio su queste vie, attirando tantissimi
turisti da tutto il mondo. È un fenomeno culturale preso in considerazione dall'UNESCO proprio per la sua importanza, che viene tramandata di generazione in generazione. Incorniciato in queste maestose montagne. Da Cerreto, frazione di Bagolino, si può ammirare anche la valle. Abbiamo appena passato il confine tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Siamo ufficialmente nella provincia autonoma di Trento e ci siamo lasciati alle spalle la provincia di Brescia. Il lago Lidro sullo sfondo, siamo nella valle di Ledro. E dal lago di Lidro si risale per il lago di Ledro, strada assurda da fare in moto perché fondo perfetto. Abbiamo incontrato diverse moto che ovviamente vanno più veloci di noi. Ecco le acque di un azzurro accecante, grazie al sole, del lago di Ledro, il lago che dà il nome all'intera vallata. A Francesco sta venendo voglia di un bagnetto. Nonostante le escursioni termiche subite finora, non ha perso la speranza. Sbucati a riva del Garda, quindi la parte nord del lago di Garda, ma noi non ci fermiamo, proseguiamo per il lago di Tenno, anche perché dobbiamo risalire in quanto scendendo la temperatura si è alzata nuovamente. E questa è la vista dall'alto di Riva del Garda. Appena entrati nel comune di Tenno, tra i borghi più belli d'Italia. E ora, per chiudere la giornata in bellezza, andiamo anche al lago di Molveno, così oggi abbiamo fatto una sorta di ruta de los Lagos Argentina. Ora di arrivo 17:36, poi da Molveno andremo diretti sparati a Cavalese. Ed ecco a voi il lago di Molveno. Da 3 km Molveno, guardate il meteo, ma c'era il sole un minuto fa, non proferisco parola. Comunque, bienvenido ad Andalo. Ecco, avete sentito il tuono pazzesco? Cioè, dietro di noi è nero compatto. Se riesco provo a farvelo vedere. Temperatura scesa a 20 gradi, inutile ribadirlo, ma per questo meteo il Gore-Tex è una manna al cielo, ma come tutti gli accessori presenti sulla moto che sono antipioggia. Da qui a Cavalese, dove abbiamo la struttura, sono 1 ora e 08, quindi ora di arrivo 19:20, 65 km. Stiamo lasciando mezzo Lombardo e la sua infinita distesa di vigneti. Francesco aggiunge: stiamo lasciando anche quel meteo giù in fondo che vedete. Noi ci stiamo dirigendo dalla parte sinistra, che indica per il momento bel tempo. Sulla strada per Cavalese, la meraviglia delle valli. Ma ne vogliamo parlare che mezz'ora fa pioveva di brutto? Guardate qua, e 28 gradi. Però questo è positivo perché non ti devi fermare a cambiare il guanto estivo con il guanto in Gore-Tex. In questa maniera abbiamo l'asciugatrice incorporata. E tornati nella provincia autonoma di Trento, passando per quella di Bolzano. Arrivati prima del calar del sole e comunque da come mi sentite parlare sono stracotto. Devo ammettere, grandissima sorellona. Ora vediamo se hanno un parcheggio chiuso o anche coperto, perché gli ho scritto e mi hanno detto non ti preoccupare per la moto, stai tranquillo. Qua c'è un cancello, magari lo chiudono la notte e forse la moto ce la fanno lasciare proprio di fianco all'ingresso. 1,3 km per arrivare ad un'enoteca che ha scelto Sara, ovvero il ragionier Fantozzi. Ristorante convenzionato con la struttura. Risotto allo zafferano non mi dispiacerebbe, anche perché sono 2 giorni che saltiamo il primo piatto, 10 euro potrebbe starci, andiamo a vedere. Metà. Siete pronti? Pazzeschi, pazzesco. Non vediamo l'ora di assaggiare. Vai, dai.
it to the beat.